metodo orto bioattivo nasce innanzitutto da un'esigenza personale, perché quando sono diventato vegetariano e mangiavo le insalate del supermercato, mi rendevo conto di mangiare del cibo senza sapori e senza sostanze. A quel punto, avendo un'azienda agricola sulle colline di Bellosguardo, ho pensato di farmi un piccolo orto per me. Quest'orto, come l'ho fatto? Mi sono ispirato a un biotopo naturale di fertilità che esiste sulla terra, che è quello dei grandi boschi, delle grandi foreste, dove non c'è nessuno che va a dare i concimi, non c'è nessuno che va a zappare, ma naturalmente si forma una formidabile fertilità naturale che tiene in vita foreste alti 30-40 metri. Trasportare una foresta in un orto in realtà non è stato così difficile, perché sostanzialmente la foresta è alimentata dalle foglie, dalle sostanze organiche che casca continuamente. Attraverso l'azione dei microrganismi si forma un humus naturale, il quale si riempie di microrganismi, di macrorganismi che rimescolano anche il terreno sottostante e fanno in modo di avere una fertilità naturale a cui le piante attingono naturalmente. C'è un'altra parte della storia che è quella della simbiosi fra le piante e questa parte di microrganismi, in cui le piante hanno bisogno di tutti i microrganismi che ci sono nel terreno, e quindi una parte consistente degli zuccheri fatti con la fotosintesi vengono dati ai microrganismi affinché si addensino maggiormente vicino alle radici, e questi microrganismi a loro volta danno delle sostanze importanti alle piante per sostenere sia la loro vita ma principalmente anche il loro grado immunitario. È un po' come nelle persone un microbiota buono nell'intestino sostiene il grado immunitario delle persone, lo stesso avviene nelle piante. Come fai a fare un substrato come una foresta in un orto alle nostre latitudini? Perché farlo alle latitudini dove sono le foreste tipo Amazzonia, quindi le foreste equatoriali, siamo nella fascia equatoriali, è abbastanza più semplice. Alle nostre latitudini siamo un pochettino più a nord, non era pensabile così semplicemente, ma in realtà è pensabile se ci autoproduciamo un compost vegetale di alta qualità. A questo compost attiviamo delle funghi del terreno importanti come le micorrize, ce ne sono diverse, come il tricoderma e come i batteri della rizosfera. Tutto ciò viene innalzato da terra, messo un medium, noi usiamo la sabbia vulcanica, ma forse si può usare anche la sabbia anche di fiume, e l'orto bioattivo è fatto. Una volta attivato questo strato di 25, 30, 40 cm, a seconda di come uno lo vuole fare, mettiamo dell'organo minerale biologico, abbiamo fatto l'orto bioattivo. Il progetto Aba Nutrafood vuole mettere a punto un modello produttivo replicabile per la produzione di ortaggi ad alto valore nutraceutico, a partire dal metodo orto bioattivo. È un progetto finanziato dal Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana e vede dei partner coinvolti per le attività di ricerca, che sono il Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università di Firenze, che si occupa di mettere a punto il protocollo agronomico, il Dipartimento di Medicina Clinica Sperimentale, sempre dell'Università di Firenze, che sta studiando gli effetti nutraceutici degli ortaggi prodotti secondo il metodo orto bioattivo, e il Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università di Pisa, che si occupa invece di studiare la componente di microbiologia agraria. Molto importante anche il contributo delle aziende partner, che sono l'azienda Paolo Colzi di Prato e l'azienda Enrico Villani di Lastrassigna, e gli enti coinvolti nelle attività di informazione e formazione degli agricoltori. Abbiamo in questo caso il KICT della Coldiretti Toscana, che è l'ente di formazione per gli agricoltori,
e l'Orto Botanico di Firenze, che è incaricato delle attività di formazione e divulgazione tanto agli agricoltori quanto al pubblico. Siamo nell'Orto Botanico Giardino dei Semplici dell'Università di Firenze, è uno degli orti botanici universitari più antichi al mondo dopo quello di Pisa e di Padova, 1545. È una struttura quindi antica in pieno contesto urbano, ma al tempo stesso porta con sé tutti i semi di modernità che un istituto scientifico come questo deve avere. E come altri orti botanici, oltre a occuparsi di divulgazione, educazione, biodiversità, ricerca, l'Orto Botanico di Firenze cerca di essere un interprete dell'Agenda 2030 dello sviluppo sostenibile e da anni quindi cerca di ridurre, per arrivare all'eliminazione totale, degli agrochimici dalla coltivazione, quindi una scelta di giardinaggio sostenibile. Quando ci siamo incontrati con Andrea Battiata, che proponeva un metodo di coltivazione basato sull'agricoltura rigenerativa, abbiamo visto che avevamo molto terreno in comune e quando ha allestito questo settore dimostrativo per le persone, proprio per invitare i cittadini a autoprodursi gli ortaggi, abbiamo cominciato a fare questi corsi aperti alla cittadinanza proprio per dimostrare che è possibile un sistema alternativo all'orticoltura convenzionale, molto produttivo, facile, ergonomico e in cui le piante non si ammalano. Quindi è stato del tutto naturale quando da Andrea Battiata e Orto Bioattivo è venuta la proposta di aderire al progetto europeo sull'innovazione in agricoltura, è stato naturale che l'Orto Botanico aderisse. Prima per il principio in sé, proprio perché siamo consapevoli che queste sono scelte importanti anche per l'Orto Botanico di Firenze, e poi perché l'Orto si è fatto carico di tutta l'azione informativa, quindi la disseminazione dei risultati, la diffusione dei risultati scientifici ottenuti con il progetto, e quindi noi abbiamo allestito con Giulia Torta, la borsista che ha seguito il progetto, convegno, libro, video, tutti i materiali scaricabili dal sito, le pubblicazioni, i dépliant, proprio per incarnare quel principio fondamentale degli orti botanici che devono essere l'interfaccia fra l'accademia, le istituzioni scientifiche e la cittadinanza.